Buongiorno amici di Click in Tour, oggi è venerdì 30 settembre, ci siamo messi in macchina da poco e stiamo raggiungendo le cascate di Little Ness Foss e di Engifoss. La giornata oggi è un po' nuvolosa e speriamo che tenga il tempo, visto che per raggiungere le cascate c'è anche un po' di strada da fare a piedi, quindi speriamo in bene, dai. Siamo arrivati al parcheggio delle cascate, adesso comincia il sentiero di circa 2,5 km per raggiungere Engifoss, che è la più lontana, la cascata più lontana, mentre a metà strada dovremmo trovare l'altra cascata un po' più piccolina, Little Ness Foss. Dal parcheggio ci dirigiamo verso l'ingresso e la partenza del sentiero. Dobbiamo aprire questo cancellino e poi proseguire. Dopo un sentiero bello ripido e abbastanza difficile siamo arrivati alla prima cascata, a Little Ness Foss, che è circondata da basalto e assomiglia a un alveare. Continuando il cammino si inizia a intravedere anche la cascata di Engifoss davanti a noi. Ed
eccoci che ormai siamo arrivati alla vetta, mancano veramente pochi metri. Ed eccola qui. La cascata di Engifoss è la seconda cascata più alta d'Islanda, infatti è alta ben 128 metri. Le cascate in Islanda terminano tutte con la parola foss proprio perché in islandese foss significa cascata. Stiamo iniziando la discesa, adesso ci aspettano circa 2,5 km. In salita con un passo tranquillo ci abbiamo impiegato circa 1 ora e mezza. Che dire, il sentiero è abbastanza impegnativo perché è in salita con pochi punti pianeggianti, quindi è molto faticoso. In alcune parti addirittura bisogna camminare sui sassi e tra l'acqua, però tutto sommato si può fare e la vista della cascata ne vale assolutamente la pena. Abbiamo terminato da poco la visita alle cascate, ci abbiamo messo noi a visitarle tutte e due circa 3 ore, fermandoci a fare le foto e video. Il percorso di per sé è abbastanza impegnativo e per arrivare a Engifoss bene o male ci vuole un'oretta, passo tranquillo, idem poi a tornare indietro, però valgono assolutamente la pena perché sono belle. Anche la cascata più piccolina è caratteristica anche lei con il basalto. Engifoss invece è molto caratteristica e molto bella perché ha un bel contrasto con la parete della cascata che ha un colore rossastro, ocra, quindi molto bella anche quella. Noi adesso ci siamo rimessi in macchina e stiamo raggiungendo la nostra prossima meta, che è il Studlagil Canyon. Comunque vi mettiamo poi il nome qua sotto. La visibilità è calata notevolmente e non riusciamo più a vedere il nostro panorama circostante. Quasi in fondo alla strada per raggiungere il canyon c'è una deviazione per la fattoria di Klaus Tursel e troviamo anche un cartello Stuolagil del canyon. Praticamente se si vuole raggiungere il lato est del canyon bisogna prendere questa strada. Si arriva al ponte, lo si attraversa
e si continua la strada ancora per un po' di chilometri. Dopo il ponte la strada diventa molto sconnessa, praticamente è proprio una strada di campagna piena di buche, sassi, quasi quasi senso unico, e quindi è molto consigliato farla con una macchina almeno 4x4 con un fondo abbastanza alto. Siamo arrivati al parcheggio e sono circa un 2-3 km di praticamente strada sterrata. Allora, siamo qui nel parcheggio del Canyon, però visto la pioggia abbiamo deciso di cantare un po' di canzoni. Allora, siamo qui nel parcheggio del Canyon e visto che fuori piove abbiamo deciso di passare un po' il tempo in meditazione e intonare delle canzoni un po' melodiche, appunto per entrare un po' in questa sintonia e appunto meditare. Quindi adesso aprirò le danze. Cioè praticamente questa è una musica rilassantissima. Sì! Adesso andiamo che ci siamo un po' rotti le balle di star qua in macchina e proseguiamo il giro. Canyon, arriviamo! Siamo arrivati allo Stadler Canyon, adesso stiamo imboccando il sentiero che ci porta proprio al canyon. Sono circa un 2-3 km di cammino su una strada che comunque apparentemente sembra pianeggiante. La camminata è tranquilla e molto coreografica, infatti troviamo tutti questi pascoli tutto intorno a noi. Ormai manca poco a raggiungere il punto panoramico di questo canyon. È un tratto particolare appunto del canyon dove il fiume scorre all'interno di due pareti di basalto e questa è un po' la caratteristica di questo canyon. Diciamo che abbiamo avuto modo di vedere questa composizione in più punti. Però a quanto pare questa è la più panoramica e la più famosa di tutto il corso. La differenza sostanziale tra il lato ovest e il lato est è che sul lato ovest c'è un balcone panoramico da cui si può vedere dall'alto il canyon, mentre sul lato est c'è la possibilità di avvicinarsi di più al canyon e all'acqua. Questo è il punto panoramico del lato ovest con tutta la scalinata per scendere. In un certo periodo dell'anno l'acqua all'interno del canyon è di un colore azzurro verde cristallino, mentre da agosto l'acqua straripa dalla diga e il fiume che arriva dal ghiacciaio Vatnajökull si porta dietro tutti i detriti, tutti i sassi, e quindi il fiume prende questo colore.
Abbiamo terminato adesso la visita al canyon. È un canyon molto particolare e caratteristico perché il corso d'acqua passa attraverso pareti basaltiche, quindi si crea un bellissimo contrasto. Sicuramente anche d'estate deve essere ancora più bello con l'acqua cristallina, però anche con l'acqua di questo colore ne è valsa la pena. Il percorso per arrivare al canyon dal parcheggio del lato est è lungo circa 2 km e ci si mette una mezz'oretta, però è un sentiero molto panoramico, quindi non si sente la stanchezza assolutamente. Il lato è sicuramente molto più bello e migliore questo del lato est perché si ha una visuale più ampia del canyon e c'è la possibilità di avvicinarsi proprio al livello dell'acqua, di scendere, di salire sulle rocce basaltiche, quindi si ha più possibilità di vederlo più da vicino, mentre sul lato ovest c'è solamente una scalinata che porta a un balcone panoramico da cui si vede il canyon dall'alto, però non si ha la possibilità di avvicinarsi. Noi adesso risaliamo in macchina e rientriamo verso il nostro alloggio. Quella che si vede davanti a noi è il paese di El Gilsadir. Sulla strada del rientro ci siamo fermati a fare la spesa nel nostro posto ormai fidato, che è il supermercato Bonus, e adesso vediamo un po' com'è all'interno. Allora, qua stiamo prendendo adesso i biscotti, prenderemo 2 bei pacchettini perché questi qua sono proprio buoni per la colazione e anche per fare merenda, biscotti al cioccolato, e poi abbiamo preso il pane bianco per marmellate, colazioni e panini imbottiti. I reparti freddi sono praticamente delle celle dove bisogna praticamente entrarci all'interno e troviamo la classica frutta e verdura. Come pasta si trova tranquillamente anche la Barilla, oppure ci sono tutte le varie loro marche particolari, e poi ci sono anche tutti i condimenti di sughi. Idem per quando si va nel reparto carne e latticini, si entra praticamente ancora in un'altra cella, praticamente che è frigorifera, un freddo pazzesco. Infatti se non hai le idee ben chiare, che ti metti qui a scegliere le cose, praticamente ci muori dentro. Fa più freddo qua che fuori. Maremma mia, com'è qua la temperatura? Freddo, eh? Quindi scegli veloce, andiamo! Noi abbiamo trovato questo prosciutto praticamente per farci dei panini imbottiti, è comodo e ha un prezzo comunque ragionevole. Come carne si trova praticamente pollo, mentre poi si trovano anche delle belle costate, delle belle carni comunque che abbiamo già provato. Abbiamo appena terminato di fare la spesa qua da Bonus. I prezzi sono più o meno come in Italia e si trova tutto il necessario. I discount qua in Islanda sono principalmente 2, che sono Bonus e Netto. Noi sinceramente ci stiamo trovando bene qua da Bonus, quindi preferiamo andare a fare la spesa al Bonus. Detto questo, noi abbiamo terminato la giornata, adesso rientriamo verso l'alloggio e noi vi salutiamo qui. Vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali e di attivare la campanella su YouTube, e ci vediamo domani per il prossimo giorno del nostro tour in Islanda. Ciao!